Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buona domenica a tutti, un bel caffè e parliamo delle tre partite giocate ieri, Milan, Lazio e Juventus impegnate contro Verona, Monza e Sassuolo. Già si dice la Champions toglie energie e perché ci sono stati gli scontri Champions che Lazio e Milan comunque hanno fatto partite al di sotto del loro livello. Posso anche essere d'accordo, ma in parte, perché altrimenti andiamo ad offuscare la prestazione delle squadre che hanno giocato contro, soprattutto Monza e Verona, e non va bene. E questa cosa non va bene perché vanno dati meriti alle squadre avversarie che in questo caso hanno giocato meglio della grande di turno. Prima di cominciare, ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate nella sezione commenti, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e vi aspetto in live stasera alle 20 dopo Bologna-Napoli, sperando che il Napoli, visti anche i risultati di ieri, non stecchi la partita perché abbiamo un solo risultato disponibile per poter guadagnare punti almeno su Lazio e Juventus. Partiamo dal Milan. 1-0 con gol di Leao. Il Verona paga dazio nei primi 10 minuti dove diciamo doveva prendere le misure prima, però è difficile poi cominciare una partita subito sul pezzo. Si perde Leao nella prima occasione, nella seconda occasione che è praticamente uguale alla prima che ho appena elencato, il Milan va in vantaggio. Poi il Verona sale in cattedra, è un Verona che verticalizza come lo è stato in tutte le uscite di campionato, è un Verona che gioca molto bene a calcio. E devo fare un appunto su un calciatore del Napoli, Folorunscio, ce la facciamo? Un sorso di caffè, altrimenti non ce la facciamo. Folorunscio, uno dei migliori di questo Verona dall'inizio campionato, non solo nella partita di ieri. Te lo ritrovi dovunque, te lo trovi a interdire in area di rigore del Verona, va a colpire di testa su un cross dove Sportiello fa una grandissima parata. È vero che era centrale, però istinto e riflessi l'hanno fatta da padrone, quindi Sportiello che mantiene a galla il Milan in questa partita dove il Verona, credo e mi auguro che siate tutti d'accordo, avrebbe meritato almeno il punto. Fatto sta che il Milan è riuscito a portare a casa 3 punti importantissimi per come si era messa la gara e come stava andando avanti la partita. Possesso palla ovviamente superiore e a favore del Milan. Siamo lì per i tiri totali, anche se il Milan ha visto la porta un paio di volte in più del Verona. Però mi aspettavo un Milan diverso, mi aspettavo ovviamente un Milan che dopo la partita di Champions League potesse dire la propria anche in campionato. È stato così, ma non mi ha convinto a livello di prestazione. Ecco, tutto qua. La Juventus, c'è un bel po' da dire sulla Juventus perché ci sono le dichiarazioni di Allegri che, se non erro, le ho qui. Allegri dice: una giornata dove non eravamo attaccati con la testa, abbiamo giocato una partita facile nella fase difensiva soprattutto. Abbiamo preso gol al primo tiro, ma la percezione è che eravamo con la testa un pochino per aria. Allora, ma una partita facile nella fase difensiva dove l'hai vista? Dove l'ha vista Allegri una partita facile quando il Sassuolo avrebbe meritato 6-7 gol? Ne ha fatti 4, anzi ne ha fatti 3. Vogliamo calcolare tutte le autoreti, va a finire che non troviamo un marcatore in questa partita, però 4 sono le reti ufficiali per il Sassuolo, potevano essere 6. C'è una traversa di De Frel e ci sono un altro paio di interventi di Szczesny. Comunque la Juve si affida praticamente alla giocata del singolo. C'è forse più reattività e più condizione fisica dell'anno scorso
li vedo correre un tantino di più, però Chiesa era comunque sulle gambe, perché Chiesa lo vedi fare il centrocampista, lo vedi chiudere sulla fascia come un terzino, lo vedi in avanti. Se si cerca sempre la giocata del singolo, questi sono i risultati. A volte può andarti bene, altre volte prendi 4 palloni e vieni totalmente succlassato a livello di gioco, perché non dobbiamo nasconderci come fa Allegri. Il Sassuolo ha strameritato la vittoria. Poi mi spiegherete voi nei commenti cosa è passato per la testa di Gatti nel 4-2, perché cose così nel calcio se ne vedono poche, ma se ne vedono. E in quel momento tu non ci stai praticamente con la testa, ricevi un passaggio dal portiere, poi la ripassi indietro e fai un'autorete, dove io non voglio infierire e girare il coltello nella piaga, però sono cose che sono campanelli d'allarme. Ecco, appunto, l'unica cosa che possiamo ritrovare nelle dichiarazioni di Allegri è non c'eravamo con la testa, assolutamente, però a livello di gioco comunque il Sassuolo non è che abbia sofferto poi in area di rigore propria e la Juve abbia avuto un dominio territoriale nella maniera più assoluta. Ogni ripartenza del Sassuolo poteva essere un gol fatto. L'Orientè nel secondo tempo si è mangiato 2 gol, uno davanti al portiere, l'altro stava andando davanti al portiere ma ha sbagliato lo stop. Quindi sono 2 occasioni e 4 gol subiti. Se sei la Juve contro il Sassuolo dovresti comunque un tantino giocartela, invece per me non c'è stata partita. La Lazio-Monza finita 1-1. Dobbiamo fare i complimenti a Palladino, dobbiamo fare i complimenti a questo Monza che, al di là delle cessioni comunque eccellenti, soprattutto sulle fasce, perché Carlos Augusto è andato all'Inter e per me è un grandissimo calciatore, però Palladino ha un'identità di gioco al di là degli interpreti, riesce ad entrare nella testa dei calciatori, calcio offensivo, palla a terra, se devi ripartire lo fai in maniera eccellente, perché i movimenti sono tutti sincronizzati. È una Lazio che non si riprende. Ha fatto una discreta partita in Champions League contro l'Atletico, pareggiandola con il gol di Provedelle che abbiamo visto tutti quanti, però la partita con l'Atletico la Lazio non mi era dispiaciuta. Ieri sera c'è troppo ci sono troppe azioni fatte così, lasciate al caso, movimenti che non riescono ad essere fluidi, soprattutto dal centrocampo e attacco. Poi la fase difensiva va comunque rivista, perché il Monza ti ha messo in difficoltà non 1, 2, 3 volte, ma ha fatto una signora partita. Gli uomini di Palladino possono dire la propria in questo campionato. Non credo ovviamente che possano riuscire, ecco, quest'anno ad arrivare in una Conference League, però se continuano così e portano a casa più punti rispetto al pareggio che hai fatto ieri, che forse potrebbe risultare anche un tantino stretto per ciò che abbiamo visto in campo. La Lazio ha fatto un solo tiro nello specchio, il Monza ha fatto 16 tiri totali, maggiore in possesso palla. Il Monza, non voglio dire che ha dominato, ma il Monza ha giocato assolutamente meglio della Lazio. Quindi questi titoloni, gli sforzi Champions, li paghi in campionato? Sì, può anche essere così, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare. E Monza, Sassuolo e Verona hanno giocato assolutamente meglio di Milan, Juventus e Lazio. L'unica squadra che è riuscita a portare punti a casa è il Milan, bottino pieno. Non voglio dire col minimo sforzo, perché comunque lo sforzo c'è stato, e che rincorri l'avversario, perché l'avversario gioca palla a terra e ti mette in difficoltà. Speriamo che il Napoli riesca a fare il colpaccio oggi, perché di colpaccio si parla. Nel caso riuscissimo a fare 3 punti con il Bologna, recuperiamo 3 punti sulla Juve, guadagniamo 2 punti sulla Lazio. Le sorprese sono già uscite tutte ieri, non aspettiamoci
l'ennesima sorpresa di oggi, che sarebbe un Empoli goliardico che faccia risultato contro l'Inter, ma ci credo poco. Ma la gufata io comunque la faccio sempre, sincero e schietto, perché sono un tifoso del Napoli e la gufata fatta con educazione è sicuramente, fa parte sicuramente del tifo, quindi non mi nascondo da un dito. Speriamo che l'Empoli riesca a fare risultato, anche un pareggio va bene, contro l'Inter, e il Napoli ovviamente deve fare la sua e vincere contro il Bologna, anche se siamo in emergenza difesa. Vedremo come andrà a finire la partita di oggi e le partite di oggi. Vi aspetto in live, l'ho già detto prima, alle 20:05, giù di lì, dopo la partita del Napoli contro il Bologna. Ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli. Ciao.